Il processo creativo di un progetto artistico è un percorso a blocchi, a prescindere dal mezzo che si sceglie di utilizzare. Per dare forma a un'idea bisogna costruire ragionamenti, architettare strutture, ipotizzare scenari possibili, che vanno poi assemblati nel reale. Penso che la forma più pura di creatività emerga proprio quando i discorsi tecnici si materializzano nel progetto, senza che chi crea si accorga davvero di averli applicati. Control, l'ultimo gioco di Remedy scritto da Sam Lake, è un fulgido esempio di questo principio. È una celebrazione dell'architettura come laboratorio di idee, come passaggio da pensiero a cosa. È un'esaltazione degli spazi incredibilmente lucida e scientifica nel suo essere complicata e criptica. Tenetevi forte, entriamo nel Federal Bureau. I luoghi che rendono più evidente questa caratteristica sono essenzialmente due: la Oldest House e il piano astrale, strutture unite dalla matriosca di influenze, letture, visioni e suggestioni che hanno portato Remedy a immaginare Control. Questi luoghi hanno delle forti identità, ma al contempo sono interconnessi e soggetti a influenza reciproca, proprio come nessuno di noi è solo un individuo, se coinvolto in un lavoro collettivo. L'apparente asetticità burocratica della Oldest House, sede dell'FBC, nasconde dietro di sé una complessa e articolata conformazione architettonica che permette all'edificio di modificare la sua struttura interna a piacimento. Stanze che si allargano o restringono, cunicoli che appaiono secondo la loro volontà, porte viventi e cangianti. Tutto, dentro il palazzo, è pensato per essere scoperto poco a poco. Un mutare che coinvolge sia chi gioca, che si sorprende dei nuovi percorsi che svela nel tempo, sia i personaggi del racconto, che apprendono della partecipazione attiva dell'edificio nel grande disegno narrativo a cui partecipano. Nel piano astrale, il vero perno tematico e narrativo del gioco, la costruzione degli ambienti si configura come una nuova fase di queste trasformazioni. È qui che le geometrie e le superfici abbandonano completamente le regole della fisica, creando dunque dei nuovi dettami a cui gli spazi e il giocatore devono sottostare. L'architettura qua viene stravolta e ricondizionata per diventare cosa nuova, con le sue leggi e le sue teorie che orientano il tutto. In Control, il concetto di costruzione ricopre un ruolo fondamentale anche nell'approccio creativo di Remedy, e ciò si ripercuote anche sul lavoro di ricerca svolto dal team finlandese. Infatti, utilizzare materiali e fonti esterne è già di per sé un lavoro di assemblaggio. Proprio come nella costruzione di una struttura architettonica, le basi concettuali dell'opera sono state determinanti per la solidità dell'impalcatura finale. Nell'analisi contenutistica di Control troviamo infatti due filoni principali di influenze. Da un lato il New Weird, dall'altro la psicanalisi teorica. Il genere letterario conosciuto come New Weird deve i suoi natali più riconoscibili a Jeff Vandermeer, che ne ha anche descritto le principali caratteristiche. Tra queste spicca senza dubbio l'urgenza della storia di abbandonarsi al bizzarro, il bisogno di lasciarsi andare alle stramberie. Tutto ciò deve però essere restituito con verosimiglianza e una certa credibilità. Solo così questi racconti possono muoversi coerentemente nei mondi del fantasy, della fantascienza e dei loro contesti sociali. Il New Weird è un genere letterario frammentario e composito, che rifiuta le stesse radici da cui origina, vuole rappresentare allegorie con il reale e non creare scenari immaginifici. Il non vero è quindi funzionale al vero. È uno strumento creato per poter comprendere quest'ultimo in modo preciso, totale. Non è un caso che uno dei più grandi studiosi di sociopolitica del nostro tempo, Mark Fisher, vedesse in questa nuova tendenza letteraria la base per creare un movimento di autodeterminazione contro il tardo capitalismo. Il New Weird è infatti in grado di parlare del presente, chiedendoci di immaginare il futuro. Il teorico britannico vide nell'inquietante e nell'assurdo alcune delle chiavi di lettura della società postmoderna, come testimonia The Weird and the Eerie, testo in cui esalta il ruolo fondativo della letteratura di Poe e Lovecraft e che rappresenta il suo ultimo lascito, prima del suicidio. Una lettera d'addio disperata ma speranzosa, come da sempre ci ha abituato Fisher, con la quale ci indica quale percorso considerare per combattere e convivere nel mondo attuale. La seconda fonte, come anticipato prima, è la psicoanalisi teorica di Jung. Il pensiero dello studioso svizzero ha influenzato enormemente la stessa nascita del New Weird e ha assunto dunque un ruolo fondamentale per le narrazioni che includono speculazione e surreale, come nel caso di Control. In particolar modo sono di forte ispirazione tutti i suoi studi sul paranormale,
grazie ai quali si sono diffusi ragionamenti speculativi sull'esistenza di altre vite. Tutte queste teorie ci hanno permesso di donare una base scientifica alla dimensione extraumana. Quel che non si conosce o che non funziona, in Jung, non può essere scoperto o aggiustato solo grazie a formule e reazioni chimiche, ma anche in virtù di tratti umani come la personalità e la capacità di coesione sociale stimolate dagli archetipi narrativi. Sia chiaro, è ovvio che nel racconto di Control gli insegnamenti junghiani non vengono riproposti nella loro forma più pura, ma spesso vengono trasposti attraverso filtri narrativi e concettuali. Sam Lake non lo ha mai nascosto. È un artista che è cresciuto osservando i lavori di David Lynch e di conseguenza ne ha assorbito indirettamente le idee, con cui ha poi caratterizzato le sue opere. È così che, in Control, prendono forma i concetti junghiani di inconscio collettivo e di processo di individuazione. Tramite l'assurdo, il bizzarro e l'imprevedibile, Sam Lake ci chiede di scovare il reale, oltre la coltre di bugie della nostra percezione. Per l'autore finlandese, Control diventa dunque il luogo giusto per riunire in un solo spazio narrativo tutto ciò che ha costruito la sua visione, che nel mentre si è evoluta al punto da diventare il perno, la base della produzione del suo studio. Come nella Casa di foglie di Daniel Husky, Control ci appare come un esercizio formale composito che usa il game design e la narrazione per far vorticare e distorcere idee, influenze e suggestioni. In modo simile al famoso libro di culto, il gioco è un'intersezione di racconti indecifrabili e apparentemente sconnessi, che via via si collegano soltanto quando è chi gioca a percepirne la direzione. Un diamante nero e bizzarro, in cui immergersi per scoprire l'infinità tematica ed estetica che il New Weird può offrire a tantissimi media differenti, videogioco incluso.